Numerosi anche quest'anno gli ospiti al Sinodo delle Chiese valdesi e metodiste, ospiti internazionali, tra gli altri il pastore Setri Nyomi, Segretario Generale della Comunione mondiale delle Chiese riformate, potremmo dire l'espressione della grande famiglia delle Chiese riformate di tutto il mondo. Vorrei chiedere al pastore Nyomi, che è appunto ospite del Sinodo, qual è la sfida più importante che le Chiese riformate stanno vivendo oggi. What you consider the major challenge to the world today from the perspective of the Reformed Church? It is indeed to live out our faith in the world in a way that impacts the world, that brings the gospel to the world. We as Reformed do believe that when we say we are saved, when we say we are justified by God, it also has implications for how we live out that life in the world. So we have always been very concerned to be agents of God's transformation. Grazie. Sì, direi che la sfida maggiore è di vivere la fede in modo che abbia qualche impatto sul mondo in cui viviamo. Crediamo che la salvezza, la giustificazione implica anche qualche modo in cui viviamo e come viviamo nel mondo, non soltanto nel privato. So when we see life compromised, for example, the economy is oppressing so many people, even here in Italy. The environment is so much disregarded. This calls for Christians to be at the forefront of being prophetic and engaging in actions that bring life instead of death. So this is what I see as one of the most challenging things in the world today, and how the church responds is the Reform challenge. So wherever we see life, in italiano, scusate, dovunque vediamo la vita compromessa o minacciata, per esempio nel mondo dell'economia, ma anche nel mondo, come si può dire, il mondo il modo in cui gestiamo il mondo, ovunque vediamo questi minacci alla vita dobbiamo dire qualcosa, agire qualcosa per affrontare questi problemi e proporre un'alternativa. Molte cose stanno accadendo nell'ambito delle religioni nel mondo. Talvolta abbiamo l'impressione che per il mondo protestante i cambiamenti più significativi stiano accadendo proprio in Africa e in Asia. Dal suo punto di vista è vero? Sometimes we have the impression that worldwide the major religious trends are happening in Africa and in Asia. And this happens for the Reformed Church too. Can you confirm this impression, and can you articulate your analysis about that? Yes, it is indeed true that all religious communities are growing more in Asia and Africa. In Africa, where I come from, for example, the church is indeed growing in many, many countries. The World Communion of Reformed Churches has its largest community in Africa. We have 66 member churches in Africa alone, and 62 in Asia. And it is only after that that Europe comes in with 40. So this gives a picture of where we are today. Sì, concordo, è vero che gran parte della vita della Chiesa si fa vedere in Africa e in Asia. Per esempio, nel Comunione mondiale abbiamo 66 membri Chiese in Africa, 62 in Asia, soltanto in terzo posto è Europa con 40. L'ultima domanda la vorrei fare relativamente alle relazioni ecumeniche. Lei ha una visione mondiale delle relazioni ecumeniche. Dal punto di vista italiano ed europeo abbiamo l'impressione di un autunno ecumenico, di un autunno dell'ecumenismo. I rapporti tra le chiese riformate, quella cattolica, quella ortodossa, nel contesto italiano ed europeo sono molto difficili in questo momento. E a livello mondiale?
The last question is about ecumenism worldwide. Referring to to Italy and Europe, sometimes we have the impression that we are living in a sort of ecumenical fall, if you want. There is not energy in the ecumenical relations. What's happening worldwide and the experience of the Reformed world? I think, unfortunately, people in every denomination are tending to withdraw into themselves rather than engage with one another in response to the prayer our Lord Jesus Christ prayed, that all may be one. Some are for good reasons, some are for questionable reasons. The good reasons may include, as we face difficult questions in the world, people then retreat into the tradition they know best and try to respond to those questions only in those traditions. The bad reasons simply are, as financial resources get less and less, people question why they should invest in ecumenical relationships. And I think for Christian organizations, that's a very bad reason. This is rather the time when we should show the world that our Lord wants us to be united, even in addressing those ethical questions together, even in addressing the world's difficult questions. And it is only in that unity that we can be closer witnesses. So I agree that there's a kind of withdrawal from ecumenism. I'm uncomfortable with it. I use every opportunity to call for us to overcome that winter of ecumenism and get into a good spring where we are joyful again about being ecumenical and furthering the unity of the church. Sì, veramente siamo in un periodo molto, come si può dire, in cui tanti si ritirano, non c'è più l'engagement che c'era una volta. Dove è finita la preghiera del Signore, che siamo uno. Ci sono forse ragioni buone per cui siamo in questa situazione. Ci sono situazioni difficili nel mondo e c'è sempre il pericolo però che si ritira nel campo ben conosciuto invece di andare avanti esplorando nuove possibilità. Un'altra ragione è semplicemente le finanze, e tanta gente chiede perché dobbiamo investire in rapporti ecumenici quando abbiamo tante altre cose da fare. A me sembra che dobbiamo tenere fronte con queste preghiere del Signore, dobbiamo affrontare insieme le situazioni del mondo e anche la Chiesa, e dobbiamo pregare che ci venga una primavera ecumenica di nuovo. Perdoni, un'ultimissima domanda. Questa era l'ultima, ora ne faccio una ultimissima. A very last question. This was the last, now the very last question. And l'ultimissima domanda è lei ha visto questa piccola chiesa valdese in occasione del Sinodo. Che idea si è fatto? Quali appunti ha preso di quello che lei ha visto in queste ore? You attended the Synod in these hours. What's your reflection about this small church? Which are the notes you took in this hour or discussion that you have been part of? Thank you. Indeed, for me, even being here at a synod which represents hundreds of years of history as well as commitment to unity is very important. And I keep seeing signs of that in being here, in the discussions that have taken place so far. Also in the way in which there's a debate on how the ministry can be more effective in our days. I was very much impressed by both the spirit of the discussions and the outcomes of the discussions. It shows a church which is relevant to its own people and continues to be at the cutting edge of the life of society,
although I know it's also got its challenges from a neighbor which seems to use its strength in size, but it nevertheless is a strong force to reckon with and is living that out. And my being here today indeed has proven that. Sì, innanzitutto far parte di un sinodo, essere qua ad un sinodo che può può guardare indietro, non so, 800 anni e poi di storia, è una cosa per me molto importante. Poi l'impegno per l'unità, cioè i valdesi metodisti, ma anche oltre questo, in questa chiesa stessa. Ho notato con gran piacere oggi il dibattito su come formare un ministero pastorale che sia effettiva nella Chiesa e nel mondo. E vedo qui, credo, un popolo, una Chiesa che cerca di essere e riesce ad essere rilevante proprio per il popolo dell'Italia qui, e sempre anche una Chiesa all'avanguardia, si può dire, sempre pronta ad andare oltre il consueto. Capisco che qui avete un'altra Chiesa prossima che è molto grande, imponente, con cui avete da fare. Però vivere l'Evangelo, secondo me, è quello a cui siamo chiamati, e voi stiate facendo questo. Grazie al pastore Nyomi, segretario generale della Comunione mondiale delle Chiese riformate, e arrivederci alla prossima intervista.